queste ore si sta parlando molto di Jan Bissek. Bissek che ha cambiato procuratore. Quando si cambia procuratore, diciamo che si scatenano sempre tante discussioni, e si dà anche subito un sacco di agitazioni al mercato, ecco, un sacco di voci, di nomi, di ipotesi, eccetera, eccetera. Su Jan Bissek c'è da fare un po' di chiarezza, perché in queste ore si è parlato di posizione in bilico con un contratto che sarebbe da rinnovare. Va ricordato che, contrariamente a quello che è stato detto da qualcuno, Bissek ha un contratto fino al 2029, quindi fino al 2029 l'Inter ha ancora 3 anni per rinnovare. Ecco, si entra in una fase più delicata eventualmente l'anno prossimo nel contratto del giocatore, quindi adesso non c'è l'urgenza di rinnovare, anche se Bissek è un giocatore che negli anni è salito di status, soprattutto quest'anno all'interno della rosa dell'Inter è salito di status e quindi si deve anche ridiscutere il contratto. Quindi discussioni che andranno intavolate con una nuova agenzia, è un'agenzia che ha rapporti con l'Inter da tanti anni, ma è un'agenzia che, come dicevo, raccontavo alla nostra, non mi ricordo se l'ho scritto nel club o ne stavo parlando con Romina 2 giorni fa, le dicevo occhio perché la nuova agenzia ha rapporti col Bayern e sappiamo bene che il Bayern è una squadra che si è interessata al giocatore, se ne è parlato, si è discusso sul tema Bayern nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, lui che sembrava essere arrivato all'Inter per fare da trampolino verso la Premier League. All'inizio molti addetti ai lavori mi dicevano anche è un giocatore probabilmente di passaggio, che dalla Danimarca è stato scovato dall'Inter, preso, portato e vuole fare un po' quello che è stato fatto con De Ligt, cioè che De Ligt arrivava dall'Ajax alla Serie A per guadagnare tanto, perché la Juve lo pagava tantissimo, ma anche per affinare l'aspetto difensivo con cui imporsi e salire poi di categoria o la Premier League oppure come è successo per esempio al Bayern, ma poi in Premier League c'è andato. Quindi molto spesso si fa questo ragionamento tecnico. Vado in Italia, divento strutturato a livello difensivo e poi vado a prendere ancora più soldi e cresco di livello in un'altra competizione che al momento è davanti alla Serie A. Però al momento noi non abbiamo notizie di un Bissek che vuole a tutti i costi andarsene, di un Bissek che non vuole rinnovare. Queste cose qui io francamente non le ho. E dall'altro lato il tema che se dovesse arrivarti un'offerta molto grossa, ecco, l'Inter di fronte a certe cifre può sedersi perché Bissek diventa una possibile plusvalenza gigante e di fronte ad una plusvalenza gigante l'Inter qualche ragionamento lo fa. C'è da capire se conviene vendere Bissek, se siamo d'accordo nel vendere Bissek, soprattutto se siamo d'accordo nel sostituirlo con altri profili che stanno circolando. Uno è Solé, un nome molto caldo da tenere d'occhio. C'è sempre l'ipotesi Muaremovic da tenere d'occhio, che è più sul centro-sinistra, con però l'idea dell'Inter di andare su un profilo forte e di esperienza da poter integrare a questo reparto. E qui tra poco facciamo i ragionamenti. Quindi si sta ragionando al momento attorno a questa vicenda. Quindi la domanda che vi faccio è, anzi adesso cambio la scaletta di nuovo, la domanda che vi faccio è, faresti, tra virgolette, lo scambio fuori Bissek dentro Solé all'Inter? Sì o no? Per chiedervi questo, per darvi ulteriori strumenti, ho preparato una piccola presentazione con intanto una bellissima grafica. Guardate come gasano le nostre grafiche, sempre più di qualità per portarvi dentro i contenuti. Facciamo lo scambio? Sì o no? Vi porto un po' di dati. Allora, intanto l'età, come detto, no, sono coetanei praticamente, hanno 9 mesi di differenza, ecco, di 9 mesi più vecchio Solé, perché Bissek è nato il 29 novembre 2000, quindi ha 25 anni. Solé invece è nato il 7 febbraio 2000, quindi ha già compiuto 26 anni. E già qui mi viene in mente un parallelo, un paragone da tenere d'occhio. Vediamo se qualcuno indovina il parallelo e il paragone che vi sto per fare. Bissek che ha una sola presenza con la nazionale tedesca, Solé che ha 2 presenze con la Francia Under 20 e sta decidendo il suo futuro a livello di nazionale, visto che al momento non è ancora entrato nel giro della nazionale francese maggiore e può scegliere anche altre nazionali. Sono andato a prendere un po' di dati su questa stagione 25-26, visto che la stagione è ormai completa. Sono andato a vedere come stanno andando quest'anno Bissek e Solé. Bissek viene valutato da Transfermarkt circa 40 milioni, Solé circa 20, quindi la metà. E infatti l'Inter per Bissek potrebbe sedersi sopra i 35-40 milioni, mentre l'Udinese per Solé valuta tra i 20-25 milioni circa come cifre. Mi sono preso un po' di dati di questa stagione. Allora,
Tutte le partite di quest'anno, sommate tutte le competizioni, Bissek ha giocato fin qua 2782 minuti, il totale tra tutte le competizioni. Solé, senza giocare le coppe, ha giocato di più rispetto a Bissek, perché ha giocato 3102 minuti, quindi più presenze di Bissek quest'anno. Bravo Davide che ha beccato il paragone che adesso leggiamo tra poco. Stagione che si sta completando con Bissek che ha segnato 3 gol e fornito 2 assist, Solé 3 gol e un assist, quindi a livello di contributo offensivo stiamo lì più o meno come contributo offensivo. C'è da dire che hanno 2 ruoli differenti, perché Bissek gioca da braccetto di destra o anche da centrale e solo raramente ha giocato da terzo a sinistra nella casella di bastoni. Solé sta giocando nell'Udinese principalmente nella casella di bastoni, pur essendo di piede destro, sta giocando principalmente nel ruolo di bastoni, di fatto. Cosa che però nell'Inter al momento vedo un pochino più difficile giocare con sostituire bastoni con un destro, devi cambiare un po' l'impostazione, perché Solé è uno che guarda molto in avanti, è molto estremo anche nel guardare in avanti, nell'andare in avanti, ma con il piede invertito devi cambiare dei meccanismi sicuramente. Bravissimo Michelangelo, era quello dove sarei arrivato, che chiaramente i dati sono influenzati dallo stile di gioco, l'avrei detto alla fine, però bravo Michelangelo, sempre attento. Però a proposito di questo, del fatto che i dati sono influenzati dallo stile di gioco, è abbastanza impressionante vedere come Solé tocchi mediamente più palloni a partita di Bissek, cioè in una squadra che fa meno possesso palla dell'Inter, visto che l'Inter è la seconda squadra di Serie A per possesso palla medio a partita. Bissek tocca mediamente 71,7 palloni a partita, Solé ne tocca 75,6 di media a partita in Serie A. E quindi significa che Solé è di fatto il primo costruttore di gioco dell'Udinese, il primo giocatore da cui passa la costruzione di gioco dell'Udinese e tocca veramente tanti palloni, mentre l'Inter va più su bastoni a costruire rispetto ad un Bissek che comunque è molto coinvolto. Ciò significa che prendere un giocatore come Solé vuol dire comunque prendere un giocatore che è già in grado di reggere, già bravo comunque a trattare il pallone e delle cose le sa già fare. Sicuramente il dato dei duelli vinti pende dalla parte di Solé, perché tenendo meno il pallone l'Udinese deve fare più azioni difensive e quindi ovviamente Solé fa più duelli a partita rispetto a Bissek. Però ho messo tra parentesi anche il dato percentuale, ovvero Bissek vince di media 2,2 duelli a partita, Solé vince di media 5,1 duelli a partita. Quindi a livello assoluto ovviamente Solé ne vince molti di più. È interessante che però anche in termini percentuali Solé ne vince di più. Solé vince il 62% dei duelli e Bissek il 57%, quindi ha dei dati leggermente migliori appunto Solé dell'Udinese, che ha anche un contesto difensivo più difficile. Forse ecco, Bissek deve agire più di uno contro uno, un pochino più isolato in tanti momenti, mentre Solé agisce anche un pochino più di squadra, giocando in un Udinese che ha un assetto difensivo più arcigno rispetto all'Inter, sicuramente. Solé ha un numero maggiore di palle recuperate a partita e hanno lo stesso identico numero di dribbling subiti per partita, quindi sul dribbling subiti a partita siamo lì. Interessante che Bissek ha commesso più errori, Bissek ha commesso meno errori che portano al tiro, ne ha commesso solo uno di errore che ha portato l'avversario a concludere verso la porta, mentre Solé ha commesso 2 errori palla al piede che hanno portato gli avversari a tirare e addirittura una volta hanno portato anche ad un gol, la famosa papera difensiva. Ecco, Solé ne ha commesse 2 di cui una ha portato un gol, mentre Bissek ne ha commessa solo una quest'anno, quindi palla al piede, secondo i dati Opta, è stato più preciso, meno pericoloso Bissek. Bissek che è molto interessante, è più dominante però dal punto di vista aereo, perché sia in senso assoluto che percentuale vince più duelli aerei di Solé e in questo caso i 4-5 centimetri circa di differenza si sentono a favore di Bissek, che vince il 66% dei duelli aerei, mentre Solé ne vince il 55%. Detto che poi Solé non è nemmeno il difensore a cui l'Udinese richiede la maggioranza dei duelli aerei, però in percentuale dunque ne vince di più Solé, che ha anche una leggerissima percentuale inferiore di passaggi riusciti nella propria metà campo, dove Bissek completa positivamente il 97% dei passaggi, mentre
siamo sul 95%. Anche qui è un dato influenzato dai compagni di squadra. Un Inter che gioca meglio riceve meglio i passaggi da Bissek e di conseguenza tutti questi dati sono riportati verso l'alto. E Michelangelo, chi ha fatto il corso data analyst, ci capiamo. Scherzo, grande Michelangelo, un grande saluto. Questo quindi per darvi un po' di contesto sui giocatori, sulle caratteristiche e sul resto. Per completare l'analisi che il nostro Simone dice è davvero completa, manca un dettaglio, che troppo dettaglio non è, però, che è anche quello economico, perché andiamo a prendere anche il sito Calcio e Finanza, che ci fa notare un fattore importante quando si parla di Jan Bissek. Jan Bissek, ragazzi, a bilancio costa pochissimo. E questo è un tema importante, perché vado a prendervi i dati riportati da Calcio e Finanza. Per la stagione 25-26 Bissek a bilancio come costo totale ha circa 3 milioni e 95 mila euro, circa 3 milioni di euro costa. Aspetta, no, non mi si è condivisa. Eccolo qua. Bissek a bilancio ti costa circa 3 milioni, poco più. E scorro velocemente questa classifica, vedo che meno di Bissek costano, vabbè, esclusi quelli che sono andati via, meno di Bissek costa Pio Esposito, meno di Bissek costa Di Gennaro e basta. Tutti gli altri costano di più. Tutti gli altri costano tendenzialmente molto di più. Il più vicino è Acerbi a 3 milioni e 8 e poi Sommer, Martinez stanno sopra i 5. Questo chi è? Darmian costa 3 milioni e 3, comunque costa di più. Quindi Bissek in questo momento, ragazzi, Onni Martinez mi calcola che è il 22esimo. Sì, più o meno siamo lì. Comunque ce ne sono solo due che ti costano così, che ti costano meno di Bissek. Quindi Bissek è un giocatore che è diventato di fatto un titolare dell'Inter, sostanzialmente, ma ti costa come non solo un panchinaro, ma proprio come uno degli ultimi della rosa. Quindi è un tema questo molto importante. Ora, immagino che Bissek dovesse crescere, cioè dovesse rimanere all'Inter, giustamente potrebbe andare a batter cassa dicendo ok, io sono cresciuto in questi anni, quindi il mio ingaggio deve crescere di conseguenza anche in linea con il mio valore, anche perché molto spesso si fa questa regola del 10% nel calcio, dove se per esempio tu squadra mi valuti 50 milioni, dovrò guadagnare attorno ai 5 milioni circa. Molto spesso si fa questo discorso qua. Quindi anche lui potrebbe portarti questa discussione. Ora, riepilogando tutto, vi do anche la mia opinione e mi dite che ne pensate. A me Bissek piace, è cresciuto. Penso che possa crescere ulteriormente da centrale di difesa lui più di Akanji, forse. Detto che Akanji ha tante cose per poter fare il centrale, soprattutto l'ultima partita è stata impressionante. Le ultimissime partite da centrale di Akanji per me sono state impressionanti, quindi magari sta sviluppandosi anche lui, sta crescendo anche lui in quel senso. Ad oggi a me verrebbe sempre più da pensare che magari uno sviluppo futuro potrebbe essere Akanji da terzo a destra con Bissek al centro, probabilmente. Detto che Bissek al centro è un pochino svagato e devi accettare anche alcune lacune di quel tipo ogni tanto che possono capitare. Quindi queste sono considerazioni da fare. Al momento però Akanji sta facendo vedere dei segnali di grossa crescita lì al centro. Bissek ti costa molto poco e quindi se tu ci credi fortemente in questo giocatore e lo consideri veramente forte, è un'opportunità molto unica quella di tenersi un giocatore come Bissek in rosa e di farlo crescere e quindi ci dovresti puntare da questo punto di vista. Al tempo stesso, nel momento in cui dovesse partire Bissek perché ti arriva un'offerta molto importante, capirei la strategia dell'Inter. Cioè, mi dice, mi potrebbe partire, diciamo, Bissek a una cifra molto alta, mi parte a una cifra molto alta, faccio una super plusvalenza che mi finanzia più acquisti, con una parte di quei ricavi vado a prendermi Solé, che ha la stessa età, come tipologia di calciatore secondo me non ci discostiamo troppo, mi può fare quella cosa anche che serve lì come terzo di destra e quindi a me ricorda un po' parte Pavard, punto su Akanji. Mi ricorda un po' quella cosa lì, come scriveva in chat anche Davide qui sotto, paragone Pavard Akanji, cioè mi trovo a far partire Bissek così,
vado a puntare su un profilo che ha la stessa età, perché Akanji ha 1 anno in più di Pavard e qui siamo a 9 mesi di differenza tra Solé e Bissek. Mi metto in rosa un giocatore che ha quelle caratteristiche lì, che forse rispetto a Bissek potrebbe centrarsi un pochino, non lo so, come potenziale in ottica futura siamo lì secondo me come calciatori. Solé è un pochino più forse spregiudicato nel portare il pallone, non che Bissek non lo sia, ma Solé lo è forse un pochino di più ancora. Bissek è più forte, come detto, sui duelli aerei, e quindi faccio quel ragionamento lì. Mi arriva un'offerta rinunciabile, rinuncio a questa occasione che mi sono creato dentro con un giocatore che costa poco, vendo Bissek, con quei soldi vado a prendere Solé e vado ad aggiungere un altro tassello in un altro reparto. In questo modo casco in piedi come livello tecnico e mi creo le risorse per andare su altri reparti. Questa potrebbe essere un'ipotesi, quindi da tener d'occhio. Altro scenario sulla difesa è quello che sta circolando in queste ore, e si ricollega ad un'idea di avere Akanji terzo a destra forse, come dicevamo, ovvero considerando che a quanto pare l'Inter sta cercando un marcatore, difensore marcatore, anche tra nomi grossi, tra nomi forti, tra nomi di un certo spessore. Qualcuno di nuovo sta parlando di Ruben Dias, che a me sembra un'ipotesi molto difficile, quella di Ruben Dias, perché costa tanto, ha un procuratore comunque che ha dei canali ogni tanto con l'Inter, però ecco, l'unico scenario in cui si può andare su Ruben Dias è se con l'addio di Guardiola dice che vuole cambiare aria e vuole seguire magari Akanji, non lo so. Magari, nel senso a me piacerebbe molto, però lo vedo molto difficile come ipotesi Ruben Dias. Oggi il collega Raffaele Amato su calciomercato.it ha parlato invece di Antonio Rudiger, che è in scadenza di contratto a giugno con il Real Madrid, 33 anni, Antonio Rudiger, ex anche della Roma, quindi conosce già il campionato di Serie A, tedesco, che farà parte della spedizione mondiale del CT Julian Nagelsmann. E quindi, secondo quello che racconta il nostro collega Raffaele Amato su calciomercato.it, ci sarebbe stato un sondaggio da parte dell'Inter per capire le richieste di Antonio Rudiger, per capire se Rudiger può essere interessante per l'Inter come condizioni. Rudiger che, va detto, negli ultimi 2 anni, soprattutto quest'anno, ha avuto una serie di problemi muscolari e quindi le ultime 2 stagioni sono state condizionate da problemi muscolari. Quelle prima, nelle 4 stagioni precedenti, non aveva mai praticamente saltato una partita, quindi solo le ultime 2 stagioni hanno fatto vedere qualche problema. Forse in questo può somigliare, vista anche l'età che più o meno è simile, a Çalhanoğlu, probabilmente, come ragionamento. Occhio a questa ipotesi Rudiger. Stavo pensando io dunque a questa cosa, ragazzi, e vi chiedo che ne pensate voi. Ecco, doveste scegliere uno scenario di difesa a 3 con... Dovevo preparare una grafica, non ci ho pensato a preparare una grafica, per domani però la faccio. Uno scenario di difesa a 3 con Solé a destra, eventualmente, o Bissek. Solé o Bissek. Con Akanji al centro e Bastoni a sinistra. Quindi ipotesi 1, ripeto, Solé Bissek a destra, Akanji al centro e Bastoni a sinistra. Scenario 2, Akanji a destra, centralone vecchio stampo in mezzo e Bastoni a sinistra. Quale scenario vi piace di più? Dove al centro è un giocatore evidentemente meno futuribile anche come discorsi. E allora ragazzi, continuate a supportarci, mi raccomando, continuate a sostenerci. Qui trovate il link, il QR code da inquadrare per entrare nel club di Passione Inter, quindi mi raccomando, sostenete il nostro progetto, www.passioneinter.club. Se vi va di entrare nella nostra community, in cambio vi diamo accesso a una chat privata, le chat vocali e molto altro ancora. Iscrivetevi al canale, se non l'avete ancora fatto, lasciate anche un bel mi piace, dai che è gratis, un bel mi piace per farci crescere. Un abbraccio e sempre Forza Inter!